Bentornati a tutti ragazzuoli, oggi andremo a vedere come funziona la Lega Leggenda. Sapete che è diversa dalle altre leghe fino alla Lega Titano, è una lega proprio a parte, infatti nella lista delle leghe non c'è la Lega Leggenda, ora non posso farvela vedere perché è diverso. Vediamo quali sono le differenze tra la Lega Leggenda e il resto delle leghe. Partirei col dirvi che il multigiocatore è tutto diverso, ovvero quando voi andate in multigiocatore potete scegliere gli avversari, sia per quanto riguardano le coppe che per quanto riguardano le risorse. E se fate caso, ogni avversario che cercate ha una quantità diversa di coppe se andate sia a perdere che a fare le 3 stelle. Nel caso della leggenda, invece, chiunque, quindi con qualsiasi avversario, voi andate a vincere, se fate 3 stelle, 40 coppe. Quindi ci sono 40 coppe fisse. Poi, se per caso, intanto non ci sono sconfitte anche, quindi se per caso fate 0 stelle, andate a guadagnare 2, 3, 4 coppe, dipende dalla percentuale, ma non andate mai a perdere le coppe proprio in generale, non ci sarà mai il meno tot coppe. Ora sinceramente se perdete connessione e fate 0, proprio 0% non saprei. In quel caso magari vi dà meno 1, ma non credo. Io penso che vi darebbe comunque più 1, tanto per non farvi piangere. E poi un'altra cosa, ci sono 8 attacchi a giorno, quindi non potete fare tutti gli attacchi che volete, ma dovete fare massimo 8 attacchi. Inoltre, quando andate in multigiocatore, non potete scegliere l'avversario, ma è come nel notturno, tanto per intenderci. Cioè, cliccate attacco, fate la ricerca dell'attacco e vi dà subito l'avversario da attaccare. Non potete andare avanti, quindi dovete attaccare per forza quello. Prima di fare tutte queste cose, noi dobbiamo dire al gioco che vogliamo partecipare a questa lega. Quindi, vedete, se io vado sul multigiocatore non mi compare attacca, ma mi dice partecipa alla Lega delle Leggende. Partecipiamo e dobbiamo aspettare da questo momento una mezz'oretta, un'ora. In questo caso ci dice un'ora. Poi, siccome che stiamo facendo questa cosa alle 2 di pomeriggio, non ci darà gli 8 attacchi giornalieri, ma ce ne darà meno. Quindi ci potrebbe dare 5 o 6 attacchi. Vedete che cambia un po' tutto, anche l'interfaccia. C'è scritto sopra attacco, difesa, cioè il nostro, vedete, possiamo scegliere la difesa nel castello e il nostro villaggio, perché noi possiamo scegliere il villaggio adesso. Non dobbiamo per forza avere il villaggio base, diciamo, ma basta andare qui su scegli e possiamo andare a sceglierci tutti i villaggi che abbiamo nei nostri slot dei villaggi. Poi abbiamo il registro che adesso è vuoto perché non siamo qualificati, diciamo, però ci darà sia gli attacchi, è un po' come il classico registro nella bacheca. Abbiamo gli attacchi e la difesa e ci fa anche il gioco ci farà il conteggio automaticamente di quante coppe abbiamo perso e quante coppe abbiamo vinto. Voi potete subire al massimo 8 attacchi e potete farne altri 8 in attacco. Poi può succedere un giorno che ne subite soltanto 2, 3, 4, 5 e giorni invece che subite tutti gli 8 attacchi, quindi vi dovete giocare bene anche voi l'attacco. Usciamo da questa schermata e passerei invece sul nostro profilo. Il nostro profilo perché, vedete, ho questa banda viola, rosa.
ovvero dove c'è scritto torneo Lega Leggende. Non posso farvi scarabocchi perché ho cambiato diverse cose, quindi non posso disegnarvi niente, purtroppo. Mi gustava disegnare, però non posso farlo più. Comunque, vado a indicazioni. Se voi guardate su torneo Lega Leggende, ci dice che nella stagione di gennaio, noi siamo a febbraio, il 10, credo, non lo so. Comunque, mi sembra il 10, ho perso il conto dei giorni. Siamo il 10 febbraio, ma io ho finito la stagione di gennaio a leggenda. E c'è scritto che ho finito la stagione di gennaio con 4.981 punti, cioè coppe. Se invece finivo questa stagione con, che ne so, in questo caso ho 5.009 coppe, quindi se finivo magari a 5.009 ma anche a 5.001, 001, su Trofei Leggenda vedete a destra, sempre nella banda rosa, c'era scritto il numero dopo il 5, diciamo. Quindi, ad esempio, a 5190 compariva su Trofei Leggenda 190 punti. Questi punti su Trofei Leggenda si vanno ad accumulare ogni volta che finite la stagione a leggenda. Quindi non è come ad esempio in alto il record delle coppe raggiunte. Vi dà appunto il record, quindi l'ultimo numero che avete raggiunto massimo di coppe, ma in questo caso ci darà ogni volta che finiamo la stagione a Lega Leggenda, si andrà a sommare i trofei che abbiamo raggiunto. Io ho scritto 0 su Trofei Leggenda perché appunto non ho finito la stagione con oltre 5.000 punti, ma l'ho finita con 4.981. Quindi stavo al di sotto della Lega Leggenda. Di solito si arriva a leggenda a 5.000, ma per scendere di punti dovete stare intorno ai 4.800, circa 4.860-70, ora non ricordo di preciso. Comunque dovete scendere un bel po'. Siccome che io stavo ancora a 4.900, allora mi hanno lasciato la Lega Leggenda, però non ho trofei leggenda, non ho niente accumulato perché appunto stavo sotto. Usciamo anche da questa schermata, andiamo a vedere qua come siamo messi e voglio ancora. Ok, allora a questo punto ci rivediamo tra un'ora, dove vi faccio vedere come funziona il multigiocatore, anche se in realtà ve l'ho già detto, ma ve lo faccio anche vedere, magari l'ho spiegato male. Rieccoci qui ragazzuoli, finalmente siamo stati qualificati nella Lega Leggenda, quindi possiamo fare i nostri attacchi. Vi avevo già accennato che probabilmente avevamo a disposizione solo per oggi 5-6 attacchi, infatti così è stato. Ne abbiamo solo 5, ne ho fatto uno ma nel frattempo ho perso connessione, quindi è andata male. E direi a questo punto di farci il nostro attacco. Avete visto che ci ha trovato subito il villaggio. Non possiamo girare, vedete, non c'è scritto qui sulla destra di cambiare, quindi ci dobbiamo arrangiare così. Avete visto anche che sono 40 coppe, vi avevo detto che soltanto 40 coppe andrete a guadagnare in caso di 3 stelle, e questa cosa è anche buona secondo me. Cioè buona fino a un certo punto, perché se voi ad esempio beccate qualcuno che vi attacca, perdete 40 coppe. Questo perché tipo noi che siamo bassi di TH ancora non riusciamo a competere contro questi TH più alti,
quindi ci riceviamo soltanto alla fine 40 coppe in difesa e noi al massimo che possiamo fare saranno, che ne so, 20 coppe all'incirca. Mannaggia, per poco non è andato giù il municipio però, E noi invece possiamo fare molto meno, quindi all'incirca 20 stavo dicendo. Non possiamo fare un granché. Però a me mi piace spingermi oltre e vedere fino a dove arrivo. Mi piace mettermi così tanto alla prova. Mi piace anche attaccare così i TH forti perché mi fanno crescere. A parte che un'altra cosa, non vi ho detto, mi dimentico le cose io. Un'altra cosa che non vi ho detto è che a leggenda, se voi appunto salite a questa lega, non perdete le risorse. Cioè, quando vi attaccano, ehm, ci sono le risorse, quindi guadagnate quello che c'è scritto di fianco. Però, questo qua che sto attaccando non si ritrova le risorse in meno nei depositi. Quindi anche questa è una cosa buona, perché intanto prendete anche un buon bonus stella alla fine. Non è male. E poi avete questa cosa, questa certezza di non perdere risorse che è buonissima, cavolo. Per magari qualcuno che sta farmando perché è appena passato di TH. Io non lo so se potrebbe essere buona come cosa in quel caso. Cosa in quel caso? Sembra un gioco di parole. Adesso io ci provo. Appena passo di TH io voglio rimanere qui a leggenda, così non perdo queste risorse. E voglio vedere se è una cosa conveniente oppure se è meglio scendere di lega, come io ho sempre fatto. Se è meglio scendere di lega per andare a prendere più risorse. Però le vado a perdere poi nello stesso tempo. Ok, vedete che nel frattempo vi registra anche qui nel classico registro, ma abbiamo anche quest'altro registro. Vedete, io prima ho fatto 2 attacchi dove ho perso connessione e mi dà in entrambi 2 stelle e 3 stelle in base alla percentuale che ho fatto. Il discorso che vi ho già fatto prima, cioè se voi perdete, vedete, ho 0 stelle, eppure non ho perso coppe. Ne ho prese 2, 3, tanto per non piangere, diciamo, però alla fine non le ho perse. L'unica cosa è che quegli attacchi sono persi, però. Cioè, sono attacchi buttati lì. Quindi finirò la mia giornata con, alla fine, intanto poche coppe guadagnate perché già siamo partiti con 5 attacchi. E poi, anche per il fatto di averne persi 2 così, andrò a guadagnare meno. Ora vediamo invece quante difese subirò. Ah, in questo caso, vedete, potete subire soltanto 5 attacchi. Vedete? Non ci sono altre fascette grigie sulla difesa, come anche negli attacchi. Ragazzuoli, anche per questo video vi ho detto tutto. Mi sembra di non aver tralasciato niente. Se per caso c'è qualsiasi dubbio, chiedete che io magari vi porto un altro video, ve lo faccio meglio, farò tutto quello che ci serve. Se no, scrivete nei commenti, fate domande e io vi risponderò. Ciao a tutti, alla prossima!